Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Ma come ve la state passando in questo caldo? Scommetto che siete già in vacanza e noi invece qui a sudare, a fare l'interattivo. Anche perché oggi voglio chiedere ai tarocchi se c'è una sorpresa, possibilmente che sia senza aspettare tanto, e utilizziamo anche le rune, ma tra pochi secondi come solito è importante sempre, mentre lo scegli, toccare il mazzo che ti chiama. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Utilizziamo 3 mazzi. Per la variante numero 1 abbiamo l'angelo che rappresenta i desideri, variante numero 2 con gli occhiali di mio nonno, che leggeva anche le carte, sono queste che vedete qui davanti a me. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 col campanello che rappresenta le novità. Focalizzati bene su uno dei 3 mazzi oppure sugli oggetti, come preferisci. Da adesso, per alcuni secondi, tocca il mazzo che ti chiama. Mi raccomando, scegli distinto perché subito dopo la sigla chiediamo una sorpresa senza attesa. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Angelo, suerte per te. Intanto che mi preparo, tu pronuncia sottovoce sono e dici il tuo nome. Poi, cosa devo sapere? Quale sorpresa? Ti faccio un esempio. Sono Nadia. Cosa devo sapere? Quale sorpresa? E io mi connetto con la tua energia. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Ma adesso vediamo chi sei tu. Angelo. Mi connetto con la tua energia. Mazzo centrale, energia neutra. Ci sono persone molto significative per te che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera N, F, D, T e lettera U, oppure potresti essere tu. Questa runa mi ricorda sotto certi aspetti la carta della regina di spade, perché ti vedo molto severo o severa con te stesso o te stessa e di recente potresti aver tagliato i ponti con certe situazioni che consideravi pesanti, ma per alcuni potrebbero anche essere persone, come se fossi diventato o diventata più selettivo o selettiva. I tuoi numeri spirituali sono il 37 e il 61. Vai a cercare questi 2 numeri su Google in numerologia, 37 e 61, perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di vista a lungo raggio. Penso che in questo momento nella tua vita ci sia una situazione dove è necessario proprio questo, riuscire a vedere oltre. Sicuramente oltre una certa situazione. Numeri 37 e 61, vai a cercare. E adesso vediamo chi sei tu, Angelo. Ci sono segni d'acqua e segni d'aria molto in risonanza con te. Oppure potresti essere tu di un segno d'acqua, cancro, scorpione, pesci, o di un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia. Con questo 9 di coppe, 9 di denari, ti vedo in questo momento come se fossi in attesa di manifestare o di concludere qualcosa che desideri da tempo. Ma queste carte ti dicono di controllare un po' lo stress che ti provoca questa situazione, perché ti vedo un po' sotto pressione, Quindi ogni tanto fermati e chiediti: cosa mi spinge a continuare in questa cosa? Oppure cos'è che mi frena? Vedo che
delle volte ti senti anche un po' solo o sola nell'affrontare certe cose, ma tu hai qualcuno vicino a te, un compagno, una compagna o una persona molto familiare a te, che è anche un po' il tuo punto di riferimento, eh? Vedendo queste carte mi viene da dirti che non devi dimostrare niente a nessuno. Ho la sensazione che spesso tu fai o dici cose perché senti di dover dimostrare o convincere qualcuno che hai vicino rispetto a questa cosa che senti tu. Quindi qui è come se tu volessi convincere qualcuno. Anzi, ti dico che se è qualcuno di cui sei innamorato o innamorata, ricorda che alle volte è difficile avere una convinzione precisa quando si tratta delle ragioni del cuore. Comunque, devo parlarti di una sorpresa qui e adesso vediamo se c'è e qual è. Con questo re di coppe sento che la sorpresa ti arriva da una persona che conosci molto bene, perché ci sono delle cose che farà che sono un po' la conseguenza di un cambiamento che hai fatto tu nel modo di rapportarti a lui o lei. Può essere un uomo o una donna, perché questo è un interattivo che vale per tante persone, quindi va un po' contestualizzato. E per farti capire chi può essere, ti dico che è sicuramente qualcuno che fa parte della tua quotidianità, che lo vedi o lo senti tutti i giorni, o quasi, e avete anche passato del tempo insieme. E potrebbe anche averti fatto un po' arrabbiare per delle cose che ha detto o qualcosa che ti ha raccontato di aver fatto. E qui vedo che la sorpresa arriva proprio da una persona così, e vedo che tu sai di chi sto parlando, dovresti saperlo, eh? Vediamo cosa farà. Anzi, che sorpresa farà. La prima cosa che vedo è che ha pensato molto, nel senso che ti ha pensato o pensata. È come se si fosse fatto delle domande sul perché ha visto da parte tua certi comportamenti. E la sorpresa che vedo è che tra non molto vi vedo insieme a parlare proprio di questa cosa. Magari non te lo aspetti, ma da quello che vedo la sorpresa riguarda una tua conoscenza in cerca di un chiarimento o delle rassicurazioni. Ho un re di bastoni qui, Ti faccio un esempio. Potrebbe dirti perché questo o perché quello, perché così o perché cos'ha, eccetera, eccetera. Però ti dico anche che se sto uomo, sta donna è qualcuno che ti interessa, io direi che qui non sia più neanche il caso di stare a girarci tanto intorno, Questo o questa sa molto bene dove vuole arrivare, Ricorda che è un re di bastoni, quindi non lasciarti sorprendere quando sarete insieme da quello che dirà, da come si comporterà, perché da te vuole sicuramente qualcosa. Con un re di coppe, temperanza e forza, cerco di farti capire cosa può essere. Considera che la cosa è una, ma te ne dico 2 o 3, perché dovrai adattarle alla tua situazione. L'ho già detto prima, è un interattivo che vale per tante persone, quindi va contestualizzato. E comunque la prima cosa è che questa persona ha dei sentimenti per te, se avete una relazione di questo tipo, ma non vuole passare di lì e magari vuole fartelo capire in altro modo. La seconda è che ha visto in te un potenziale di qualche tipo e potrebbe essere interessato o interessata proprio a questo. E in ultimo è qualcuno che in quel momento lì sarà curioso o curiosa di sapere da te alcune cose, oppure è in una situazione dove
Non sa che pesci pigliare e sa che tu puoi essere la persona giusta nel momento giusto. Ti dico ancora questo. In ogni impresa di successo, o in questo caso sorpresa, che dir si voglia, c'è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa. E questa è la sorpresa per te, Angelo. Vedi un po' chi sarà che avrà il coraggio di fare quello che abbiamo visto. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda perché voglio darti una risposta secca, un sì o no, con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo cosa ti rispondono. Per l'angelo. Pensa alla domanda. Innamorati, giudizio e carro. Qui la risposta è in assoluto un sì. Le carte ti stanno dicendo che c'è una situazione in questo momento dove probabilmente potrebbe essere necessario fare una scelta, o comunque se devi iniziare qualcosa o continuare qualcosa, le carte ti dicono sei sulla strada giusta, vai avanti perché con questo carro la risposta è un sì. Abbiamo innamorati, giudizio e carro ed è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per l'angelo. Vediamo, per l'angelo. Per l'angelo. Ieri sera o da poco è successo qualcosa che ti è rimasto impresso. Qualcosa che ti è rimasto impresso. Ti dico che non è stato un caso e chiediti il perché. Chiediti il perché. Sono sicura che troverai una risposta. Credi solo a quello che senti e che vedi. Ieri sera o da poco è successo qualcosa che ti è rimasto impresso. Ti dico che non è stato un caso e chiediti il perché. Sono sicura che troverai una risposta. Credi solo a quello che senti e che vedi. E questo era il messaggio per te, Angelo. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Occhiali, suerte per te. Intanto che mi preparo, tu pronuncia sottovoce sono e dici il tuo nome. Poi, cosa devo sapere? Ti faccio un esempio. Sono Nadia, cosa devo sapere? Quale sorpresa? E io mi connetto con la tua energia. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, occhiali, connetto con la tua energia. Mazzo centrale, energia neutra. Ci sono persone molto significative per te che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera A, R, M, I, C e lettera Z. Oppure potresti essere tu.
Vedo che tu sei una persona che crede molto nel destino e questa runa mi ricorda tanto una cosa che dico sempre alla fine della lettura: l'energia che metti e l'energia che attrai. Perché per te è così, riesci a indirizzare le tue energie per ottenere quello che ti interessa e ne hai di energia a disposizione, ma dipende da come lo fai e qual è il tuo stato d'animo. I tuoi numeri spirituali sono il 12 e l'80. Vai a cercare questi due numeri su Google in numerologia 12 e numerologia 80 perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti parlano di amore incondizionato. Penso che in questo momento nella tua vita ci sia una situazione dove è necessario proprio questo, provare amore incondizionato. Numeri 12 e 80. Vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni di terra e segni di fuoco molto in risonanza con te. Oppure potresti essere tu di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Ma a prescindere dai segni, ti vedo in questa energia. Con questo Papa e asso di denari, vedo che in questo momento hai la sensazione che ci sia per te una possibilità, come se qualcosa fosse destinato a continuare. Quindi è come se tu avessi capito o realizzato che una situazione alla quale tieni molto deve continuare, perché adesso lo hai capito che deve essere così, eh? Sotto certi aspetti, per alcune cose potresti essere ancora un po' tra l'incudine e il martello, eh? Senti un forte desiderio di andare avanti o ricominciare qualcosa. Guarda, ho il carro e un asso di bastoni. Confucio diceva: non importa se vai avanti piano, ma l'importante è non fermarsi. Potrebbe esserci anche qualcosa che ti trattiene, eh? E se è così, dovresti chiederti cos'è che ti impedisce di fare un passo in avanti in questa cosa. Mi spiego meglio. Che sia una persona, una situazione, quello che sai tu, vedo che in questo momento, riguardo a questo, hai capito quello che vuoi e dove vuoi arrivare. E adesso vediamo se c'è una sorpresa. E soprattutto di cosa si tratta. Con questo mago e regina di denari, a livello di sorpresa, più che qualcosa di eclatante, vedo qualcosa di costruttivo, di pratico. E a sensazione, dalle altre carte che ho qui, ti chiederanno di fare una cosa, come se dovessi partecipare anche tu e ci sono altre persone. Guarda, re di coppe, regina di spade, re di denari, ma non è una festa, non è un divertimento, è proprio qualcosa dove ti vedo fare per altre persone. Per farti capire, devi pensare a una cosa che ti riesce molto bene ed è proprio questa. Ce ne sarà anche una seconda e una terza, lo vedo da questo asso di coppe. E la sorpresa ti arriva da una situazione dove in questo momento non conosci ancora tutti i dettagli, quindi è qualcosa che non conosci ancora. Ti dico anche che potrebbe essere necessario un minimo di preparazione, come quando devi andare da qualche parte e fai una valigia, ma è solo un esempio per farti capire che qualcosa va preparato
Ed è anche piacevole come cosa, eh? Guarda, ho un 8 di denari qui. Con il senno di poi e vedendo l'insieme di queste carte, posso dirti che questa sorpresa ti darà la possibilità di entrare concretamente nei meriti di qualcosa che ti sta a cuore. E potrebbe essere anche rapida perché l'abbiamo chiesta senza troppa attesa. A sensazione ti dico ancora che la vera sorpresa è quando accade esattamente ciò che speravi. E con questo asso di coppe posso dirti che qui ci assomiglia molto. Vediamo cosa mi fanno ancora vedere per te. Penso che tu potresti arrivare da un periodo di profonda solitudine dove sotto certi aspetti potresti anche esserti sentito o sentita bloccato o bloccata, guarda. Però quelle carte mi fanno vedere che c'è un cambiamento, una trasformazione della tua situazione anche grazie a quello che abbiamo visto prima, questo aprirsi a quello che potrebbe essere una socialità. Ti vedo partecipare e iniziare qualcosa che poi porterai avanti nel tempo. Guarda, mi chiude con una stella. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, occhiali. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda perché voglio darti una risposta secca. Un sì o no con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo cosa ti rispondono. Pensa alla domanda. Per gli occhiali. Temperanza, appeso e mago. Guarda, assomigliano molto a quelle che mi sono uscite prima. Qui la risposta è un sì. Le carte ti stanno dicendo che devi guardare la situazione da un'altra prospettiva e poi muoverti di conseguenza. E la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica. Quello che mi verrà da dirti. Per gli occhiali. Vediamo, per gli occhiali. Per gli occhiali. Per gli occhiali. Dove sei adesso? Ci sono delle candele o comunque una luce molto bassa. È un posto rilassante. Perché sei nel tuo ambiente preferito. Sei nel tuo ambiente preferito. Lì vicino a te ci sono delle cose da riordinare. Da riordinare. Quando puoi, fallo. Fallo. Perché troverai
qualcosa che avevi dimenticato. Messaggio curioso. Dove sei adesso? Ci sono delle candele o comunque una luce molto bassa. È un posto rilassante perché sei nel tuo ambiente preferito. Lì vicino a te ci sono delle cose da riordinare. Quando puoi, fallo perché troverai una cosa che avevi dimenticato. E questo era il messaggio per te, occhiali. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Campanello, suerte per te. Intanto che mi preparo, tu pronuncia sottovoce sono e dici il tuo nome. Poi, cosa devo sapere? Quale sorpresa? E io mi connetto con la tua energia. A fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Ma adesso vediamo chi sei tu, campanello. Mi connetto con la tua energia. Mazzo centrale, energia neutra. Ci sono persone molto significative per te che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera B, V, O, P, E, G, L e lettera S. Oppure potresti essere tu. Questa è una runa particolare perché è legata al sole e ti vedo in questo momento con molto entusiasmo per qualcosa che stai vivendo. Può riguardare anche un viaggio, che sia fisico o mentale. C'è qualcosa che ti spinge ad andare oltre, uscire dalla tua zona di comfort. I tuoi numeri spirituali sono il 32 e il 506. Vai a cercare questi due numeri su Google in numerologia 32 e numerologia 506 perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di ricordi. Penso che in questo momento nella tua vita ci sia una situazione che ti porta a sperimentare il ricordo di qualcosa o di qualcuno. Numeri 32 e 506. Vai a cercare. E adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni di fuoco e segni d'aria molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, o di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia. Con questo 9 di bastoni o anche un appeso, Cavaliere di Spade, vedo che in questi ultimi mesi ti sono successe molte cose e una in particolare ti ha creato un po' di confusione, E in questo momento ti vedo fermo o ferma in attesa di recuperare le tue energie, come se dovessi ricaricare un po' le batterie. Oppure sei in attesa di vedere cosa succede. O una cosa o l'altra. Nonostante tutto, è come se in questa cosa che potrebbe averti un po' destabilizzato, tu non avessi perso la speranza. Perché ti vedo ancora determinato o determinata. Quindi qui, nonostante tutto, non hai perso la speranza. Hai ancora fiducia e penso che tu ti sia avvicinato o avvicinata a questa lettura proprio per questo. Magari cerchi delle risposte
Oppure è perché vorresti fare qualcosa ma hai bisogno di conferme. Insomma, ti vedo in stand-by, ma ancora molto connesso o connessa a una cosa che ti interessa. Che sia una persona, una situazione o quello che sai tu, il pensiero c'è tutto. Sai, questo è un interattivo che vale per tanti, quindi va un po' contestualizzato, eh? Anzi, ti dico anche che di qualsiasi cosa si tratti, con questo appeso, è come se questo momento, chiamiamolo di riposo, servisse per trasformare questa energia di confusione in consapevolezza. Adesso ti parlo della sorpresa. Vediamo, se c'è. E cos'è? Abbiamo 3 assi, eh? Con 3 assi, asso di coppe, asso di spade e asso di denari. Una sorpresa qui c'è tutta, anzi, forse 2, ma inizio a parlarti della prima. E arriva da una persona che hai appena conosciuto o conoscerai tra non molto, ma essendo un interattivo non escludo che può essere tu la conosca già da tempo, e riguarda qualcosa che condividerete insieme. È possibile che tu la conosca già da tempo, perché ho un 6 di coppe qui. E vedo questa persona arrivare proprio lì da te, dove sei tu. Della serie, come quando ti vengono a prendere sotto casa. È un esempio, anche perché è qualcuno che probabilmente non è della tua città. E lo vedo più giovane di te, ma se non lo è, dimostra molti meno anni di quelli che ha. Questa sarà proprio una cosa che non ti aspetti. E ti dico anche il perché, anzi, ti faccio una domanda. Quanto tempo è che c'è un posto dove sai di voler andare e dove fanno qualcosa che sicuramente ti interessa o ti piace proprio, perché vi vedo lì insieme. Vi vedo lì insieme. E sarà una grande città e c'è anche del movimento, gente di passaggio, e vedo che sarai talmente preso o presa da questo posto, ma anche dalla situazione, che non ti accorgerai neanche di tutto il via vai che c'è lì intorno. Sì, questa è veramente una sorpresa. Prima però mi hanno fatto vedere questa sorpresa che ti ho detto, ma anche un'altra cosa, perché avevamo 3 assi, guarda, sono qui. Con questa ruota cavaliere di denari e papa, negli ultimi mesi dell'anno o inizio anno prossimo, nel tuo lavoro o in qualcosa di più pratico che fai, qualcosa va a cambiare. Guarda, ho una ruota. Forse non è una sorpresa, perché magari te lo aspetti già, però ti vedo fare delle valutazioni. Ho un 2 di spade qua, quindi farai delle valutazioni se accettare o meno una certa cosa, che però le carte dicono potrebbe essere molto utile per te. Guarda, ti avevo appunto parlato di lavoro. Sì, qui ci sono delle valutazioni che farai se accettare o meno una certa cosa che riguarda proprio il tuo lavoro, e sarà negli ultimi mesi dell'anno o inizio dell'anno prossimo. Ricorda che la vita può cambiare solo nel momento in cui prendi una decisione nuova. 6 di spade e 2 di spade. E penso che tu mi abbia capita, e questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, campanello. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, perché voglio darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa alla domanda, vediamo cosa ti rispondono per il campanello.
Il sole, stelle e diavolo. Qui la risposta è in assoluto un sì. Le carte ti parlano di una grande opportunità che va gestita stando anche coi piedi per terra, perché qui abbiamo stelle e diavolo, c'è un'energia pazzesca. Se poi ci mettiamo dentro anche un sole, la risposta è in assoluto un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica. Quello che mi verrà da dirti. Vediamo, Per il campanello. Vediamo cosa riesco a dirti. Per il campanello. Oggi hai ricevuto dei messaggi da un contatto che nel numero di telefono aveva i numeri 19, 17 e 15. Di questo contatto ti puoi fidare, anche se a volte potrebbe farti pensare il contrario. Il contrario. Nell'immagine del profilo ha una foto a colori ed è in compagnia di qualcuno. Il messaggio ti dice questo: oggi hai ricevuto dei messaggi da un contatto che nel numero di telefono aveva i numeri 19, 17 o 15. Di questo contatto ti puoi fidare, anche se a volte potrebbe farti pensare il contrario. Nell'immagine del profilo ha una foto a colori ed è in compagnia di qualcuno. E questo era il messaggio per te, campanello. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!